qualche fogliolina di timo e chiudete con una bella sgrattatona di parmigiano. E non ci resta che assaggiare. Cioè, una roba da urlo. Sono buonissime, sono incredibili. Signori, benvenuti in questo format che ormai non interessa più a nessuno. Credo che l'ultima videoricetta probabilmente neanche i nostri familiari l'hanno guardata. Che cosa cuciniamo oggi? Cosa mangiamo oggi? Bello, brava. Grazie a tutti, grazie, alla prossima. Un cavallo di battaglia. Cioè, facciamo un cavallo. No! Non sono preparato sul cavallo. Un nostro vecchio cavallo di battaglia, buonissimo. E che voi non avete mai visto. Da dove hai preso ispirazione? Aspetta. Da chi avrò preso ispirazione per questa ricetta, secondo voi? Bene, allora, il bollitore chiaramente ormai lo sapete è il protagonista indiscusso di questo format. Non vi serve, ma con il verde di questa fantastica sfogliatrice ci sta da Dio. Un gioco di palette in questo video che veramente... Questa ricetta è fatta da due grossi elementi. Pasta fresca, per cui avrete bisogno di una sfogliatrice, uova e farina. Franci, ma che bella questa nuova macchina per la pasta che ti sei comprata. Sì, sono molto orgogliosa. Purtroppo per Franci questo video non è sponsorizzato da questa marca di macchina per la pasta. E poi ovviamente c'è tutto il reparto condimento. Ci sarà un sacco di porro, prosciutto crudo, pane secco, funghi, burro, rosmarino, timo, parmigiano e spezie varie. Ma la primissima cosa che dovete fare è mangiare la punta del parmigiano. Non si sposa bene con questa ricetta, meglio toglierla. Ok. I porri, ragazzi, l'elemento più sottovalutato presente nel vostro frigorifero. Anzi, probabilmente proprio perché sottovalutato non credo neanche ci sia nel vostro frigorifero. Fatemi sapere nei commenti tutti i modi in cui cucinate i porri. Non credo pioveranno tanti commenti. Ma oggi vi stupiremo. E soprattutto vi stupirà lui, Mr. Leek. E beh, questa l'ho presa da Jamie, ragazzi, lo sapete, cioè io liceo artistico Jamie Oliver da sempre, per cui... E caro Jamie, se anche dopo questa ricetta non ti fai vivo, non ti palesi in qualche modo nei commenti con un qualcosa, Taggate Jamie Oliver. Certo. Così, forse... Se già mi odiava prima, adesso... Devo darti una brutta notizia. Sì. Jamie Oliver non sa neanche che esisti, non ti odia. Detto questo, porro più burro, da sempre migliori amici. Non lo sapevate? Sapevatelo. Io sono incaricata delle tagliatelle. Il making of the pappardelle se ne occuperà Franci. Perché tu? Io me ne lavo abbondantemente le mani, ma perché io poi dopo faccio tutto il resto. Acquistate una macchina per la pasta. 20 minuti di Franci che aggancia macchinari. Ci siamo. C'è bisogno di una ciotola, una bilancia. Giano vuole che siano arancioni queste pappardelle. Farò il possibile. 300 grammi di farina. Ma vi lasciamo tutta la ricetta in descrizione, come al solito. Tendenzialmente sono un uovo per 100 grammi di farina. Dovete avere sensibilità, occhio, quella cosa che si chiama esperienza. Insomma, un po' alla René Ferretti questa ricetta. Il bianco d'uovo che non ci serve, lo useremo per le meringhe. Questa è la frase che tutti quanti voi dite sempre e poi alla fine non le fate mai. Lo so che le sfogline guarderanno inorridite, ma ragazzi, questa è semplicemente la dimostrazione che con un po' di impegno, dai, un po' di pasta in casa riusciamo tutti a farla. Lavori di fatica in questa casa sempre fatti franci. Ma io ci sono, latte e miele, vuoi non pucciarci anche un biscottino? Ma arrivo. Dai. È abbastanza decorosa. Lissia, ma ora la facciamo riposare così si... All'issia. Questa mezz'ora in cui fate riposare la pasta è perfetta per passare alla situazione porri. Fantastico coltellazzo giapponese, che tratto talmente come una reliquia, che alla fine non lo uso mai, perché non è mai il momento adatto per usarlo. Oggi lo usiamo. Sorsettino di latte per la vostra tosse. Bene, prima cosa da dire sui porri è come si puliscono i porri. Tra l'altro, chi ti ha insegnato a pulire i porri? Ma sempre Jamie, chi potrebbe mai più di lui insegnarmi la vita? Allora, tanto per cominciare, la parte verde non è che la dovete eliminare tutta. Si stufa e si mangia, magari si elimina la prima parte, direi. Più o meno qui. La parte che vedete che sta diventando marroncina, che ormai si è rovinata, la levate. Lo stesso discorso si può fare per i cipollotti. E cosa ci facciamo con lo scarto? Questo qua? Brodo, con questo... Sai che brodi che vengono fuori? Bene, quindi questo... Sto per buttare la spazzatura. No!
Per pulire il porro, perché il porro comunque potrebbe avere della terra al suo interno, allora come fate? Lo tagliate longitudinalmente, ovviamente non lo tagliate in due, di modo che rimane tutto attaccato. In questo caso sono piuttosto puliti, però alle volte qua in mezzo si può insediare della terra, della sporcizia, e allora li passate sotto il lavandino, non in questo senso, altrimenti la terra va a finire dove non riuscite più a recuperarla, ma in questo senso. A questo punto una bella pentolona di ghisa. A questo punto non mi ricordo più, tagliate la base del porro e lo tagliate diagonalmente facendo delle striscette da 1 centimetro più o meno. È tutto in pentola. Vi sembreranno tanti, ma considerate che questa roba, una volta che la stufate, si sfalda completamente e il volume diminuisce sensibilmente, come qualsiasi verdura in padella. Capito? Non è che tutte le volte devono vedere che non me la ricordo, È che l'ultima volta, ragazzi, l'ho fatta un po' di tempo fa. E infatti abbiamo sbagliato. Jamie c'ha sempre ragione lui. Prima di mettere qua i vostri porri, fate sfrigulare olio, burro e timo. Una buona dose d'olio, una generosa dose di burro. Ora non tutto questo burro, ragazzi. Vai altri 2? Ma mi fermerei qua. Ma mettine un altro. Timo limone, che ha un sentore citrico meraviglioso. Il timo normale funziona lo stesso. Aglio. Qua mi sento di dissentire un po' da Jamie, nel senso che io ne metto un po' meno. Ma lui è British, per cui ci sta. L'idea è che si sfaldi tutto alla fine. Vedete un po' più di timo, come se è stata Vara. Abbiamo la foresta amazzonica di timo. È una delle poche aromatiche che messe in pentola a soffriggere scoppietta. Perché all'interno delle foglie del timo sono presenti delle micro particelle di acqua, più gli oli essenziali, credo. Questo sai dove l'ho imparato, Franci? Su ChatGPT. Brava, pensavo dicessi su TikTok. Ora possiamo andare di porri, date una mescolatina e li lasciate lì. Ma ne farei ancora un altro. Ma ne facciamo ancora un altro. Alzate la fiamma e sfumate con un bicchierino di vino bianco. Questo non è Martini, è vino bianco, ma avevo solo sto bicchiere. Giratina, dopodiché, perché qualcuno se lo starà chiedendo, sale e pepe. Aggiungerei anche una nocina di burro. A sto giro sono con te. Ultimo ma non ultimo, ci vorrebbe il brodo. No ragazzi. Se avete del brodo vegetale è perfetto, ma se non ce l'avete andate con l'acqua, ragazzi, buono uguale, fino a coprire i porri. Fuoco al minimo, coperchio e loro vanno. Mentre che i porri vanno, andiamo a stendere la pasta che nel frattempo è riposato. Deve tornare su o no? Deve fare più o meno così, credo. Non lo sai. Ma mi sembra una bella consistenza. Il colore c'è. Mi piace tagliare la pasta. Avevo giusto la cucina bella pulita e ordinata. Comunque ragazzi, girare con la manovella, tutta un'altra soddisfazione. Io ho solo una richiesta per le pappardelle, non devono diventare tagliatelle. Sì, ma neanche delle lasagne. Dei biang biang. Devono essere larghe più del doppio delle tagliatelle. Sì, ho capito, ma non devono essere delle autostrade. No, diciamo che con questa qua ci fai 2 pappardelle. Come vi sembra, ragazzi? Ci siamo? Lo sentite? Il profumo della pasta fresca. Beh, easy. Ok, pronta. Dai! Ah, perché devo prima acchiapparla da sotto. Non è la prima volta che lo faccio, Forse sì. Però per essere la prima volta, va, ma che sfoglia incredibile. Dai, ma che cesarina sono. Tac. Facciamo catena di montaggio. Tu appendi, io giro. Che girare sono piuttosto talentuoso. Non lo so, dà proprio soddisfazione fare la pasta, Si mette il sale prima o dopo? Lo metto nell'acqua della pasta. Dai, Giano, quelli mi servono per i maltagliati. Ma perché uno? No, perché? Lo devi mettere a 0 già. No, guarda, è già venuto bene. Ho capito, non si fa. Cioè, non è che abbiamo tempo da perdere qua, Non è che posso fare tutti i livelli. Allora, bella spessa. Questa, così. Un po' di più. Stai già rientrando, Perché bisognerebbe infilare il coltello in mezzo e tirar su il nido. Guarda che bellino. Ed
Ed ecco il vostro esercito di nidi di pappardelle. Con la farina e le uova che abbiamo messo sono venuti fuori 8 nidi. Ogni nido cos'è? 100 foot? Ogni porzione 2 nidi. Con le striscette avanzate ci fate i mal tagliati e li date a chi vi sta antipatico. Stavamo dimenticando un passaggio fondamentale prima di far partire i porri, che sono un pochino già partiti, ma siamo ancora in tempo. Prendete il vostro prosciutto crudo, se no il prosciutto crudo che ve l'abbiamo fatto vedere a fa. Questo è un ingrediente fondamentale di questa ricetta. Con il prosciutto, se non mi brucio, andate a creare un letto di crudo che va a coprire completamente i vostri porri, di modo tale che quando stuferanno rimarranno belli umidi, perché tutto il vapore verrà trattenuto da questo tetto di prosciutto crudo che gli avete creato tutti intorno. Ma il prosciutto crudo non si cuoce. Fidatevi. D'altronde questa ricetta è la ricetta di un inglese. Esatto. Ti ricordo. No, però fidatevi ragazzi, rimanete lì fino alla fine, perché questo prosciutto ovviamente non verrà buttato ma finirà nella pasta e vedrete in che cosa si trasformerà. Quando è tutto bello coperto dal crudo, chiudete ed è da questo momento che dovrebbe partire la vostra mezz'ora. La nostra era già un po' partita, ma vabbè. Nel frattempo, se fatta una certa, mettete su l'acqua della pasta. Ecco, diciamo c'è anche una versione di questa ricetta un po' più veloce, che tra l'altro è quella di Jamie. Le pappardelle le comprate già fatte e dovete farvi solo il sugo. Jamie, io ho fatto anche le pappardelle, Do una sbirciata. Si è ristretto tutto. A little longer than a few minutes later. Dai che stiamo arrivando alla fine di questa ricetta, che ho un po' di fame. Adesso andremo a creare dell'ottimo pangrattato. Noi abbiamo tipo del pane del 1800. Non so se sarà più forte delle lame del nostro... Lo scopriremo. Però se ne metti un pezzettone così è come se gli mettessi un mattone. Spezzalo. Non credo sia possibile spezzarlo. Siamo a sto livello? Minchia, forse un po' troppo. Se è un po' meno vecchio, meglio. No, mettilo qui. È sufficiente così, non dovete mettere un casino di pane. Ma la cosa figa è che ci andiamo a mettere dei funghi porcini secchi. Questo creerà un pangrattato al gusto di funghi porcini che vi fa svoltare il piatto. Vado? Vai! Un po' di sale e un po' di pepe. Direi basta. Ok, vi è venuta della segatura, ma profumatissima. Ora bisogna metterlo in padella a dorare. Io ci avrei messo del burro, Gianni vuole metterci dell'olio. È uguale ragazzi, basta che ci sia un grasso. Un generoso filo d'olio, spicchietto d'aglio in camicia, dentro, e ramettino di rosmarino. Ora, l'aglio e il rosmarino ovviamente non ve li mangiate, servono solo a insaporire quest'olio. Ne ho messo un po' poco, mettiamone un po' di più. Quando vedete che l'olio soffrigge con l'aglio e il rosmarino, ci buttate il vostro pangrattato. Con la vostra segatura. Con la vostra sabbia, come nel nostro caso, che ovviamente andrà a ciucciarsi l'olio aromatizzato. Questo è il risultato finale che vi deve venire. Occhio a non bruciarli perché è un secondo. E questa padella qua la potete spegnere. Non ci resta che buttare la pasta. Sono solo passate quelle 7 ore. Il porro direi che ha stufato a sufficienza. Preleviamo il prosciutto da qua dentro. Aspettate prima di incazzarvi sul prosciutto. Vi sento che siete tutti incazzati. Fidatevi di zio Giano. Sono dolcissimi ragazzi. Prendete il vostro prosciutto e fate delle striscioline e si ributtano nei porri. Pasta fatta, crumble pronto, l'acqua bolle e qui avete il vostro sugo. Quanti minuti per le pappardelle? Un po'. Giano ha già salato l'acqua, ci facciamo una bella porzionciona gigante. Qui il sugo lo stiamo facendo ancora un po' andare perché a mio avviso è un po' troppo liquido. È perfetto perché se no la pasta si secca nel piatto. E andiamo a versare la pasta direttamente nel suo sugo. La pasta andrà a succhiarsi tutto il liquido del vostro sugo. Piattino, vado di pangrattato. Esagera. Ci sbriciolate su ancora qualche fogliolina di timo e chiudete con una bella sgrattatona di parmigiano. E non ci resta che assaggiare. Io ovviamente so già com'è. Cioè, una roba da urlo. Le pappardelle già di base sono buonissime, sono incredibili. Le ho fatte buone? Ci sono venute molto bene. E poi avete la dolcezza del porro che praticamente è sciolto. Il prosciutto che lo contrasta con la nota sapida. Quindi abbiamo fatto bene a non aggiungere il sale alla fine nei porri. Di salatura sono perfette. E poi avete il timo che dà la nota erbacea e limonata, il parmigiano, il crumble di pangrattato ai porcini. Questo piatto è una goduria pura. Fatevelo ragazzi perché non rimarrete delusi. E voglio anche farvi notare che inizialmente quella che sembra un po' acquoso
poi non è acquoso perché viene assorbito. Che pino gigantesco per me. Pare brutto lasciarla, ragazzi. Le pappardelle sono facili da fare. Il sugo praticamente dovete mettere a stufare dei porri. Volete metterci il prosciutto? Metteteci il prosciutto. No, dovete metterci il Volete prosciutto. metterci qualche altro per dare l'elemento di sapidità? Traete ispirazione. Ma non li fare uscire fuori dai binari. Fatela come l'abbiamo fatta noi. Ogni volta sono esaltata dal fatto di come, tutto sommato, sia così semplice farsi la pasta in casa. È solo questione di avere voglia di sbattersi un pochino. Vi aggiungo anche che in maniera totalmente disinteressata, perché come ci siamo detti prima, l'ottimo Jamie, su cui noi scherziamo sempre, oltre a essere un mio grande mentore, molto probabilmente non sa nemmeno della nostra esistenza. Io vi straconsiglio questo suo libro qua, è uno dei primissimi libri che ha fatto. Infatti vedete che c'è un Jamie Oliver davvero prima maniera, che è la mia versione preferita in assoluto di Jamie Oliver. Sai che fuori stampa quel libro No, e come che fuori stampa? Queste qua sono le pappardelle che lui chiama imbroglione. sono esattamente come le nostre. Esatto, non cambia nulla rispetto a quello che vi abbiamo fatto noi. Detto questo, noi speriamo che questa videoricetta vada meglio di quella precedente che non hanno guardato neanche le nostre famiglie. Noi vi ringraziamo come sempre e ci vediamo al prossimo video. Cioè, ti devo fare il close up, no? Merito di quello che vuoi dire. Sì, ma poi non fare quello che vuoi fare. Di quello che vuoi dire, ma non fare quello che vuoi fare. Esatto. Me la poso un attimo così giriamo. Ah, cazzo. Ops. È che ho il manfrotto che ormai c'ha una certa, quindi le gambe reggono quello che reggono. Cambio inquadratura perché Franci si è già stufata di quell'inquadratura. Bene, abbiamo litigato, voi non l'avete visto, torniamo nei personaggi. Lo so che vorreste vedere un video di soli litigi, ma no ragazzi, solo allegria e ilarità su questo canale. Poi ci scorniamo dopo. Non se Vuoi provare tu? fammi cimentare. Allora, là. Già, no. Ho capito, è sguisciata via come un'anguilla. Sì, ma non si mangia così, già. Buona? Non si mangia così Giano e me ne prende il 3/4. Aspetta, cosa fai? Aspettiamo che faccia un po', che non fa un cazzo. Quello di Jamie lo fa immediatamente, che ha gli stacchi. Perché Perché ha delle padelle più fighe. Ce l'abbiamo messo il sale. No, ce l'abbiamo messo il sale. Sì, ce l'abbiamo messo il sale. No, siamo dei coglioni, dovevamo mettere il prosciutto lì. No, Sì, dopo. no, subito. Con l'ultimo residuo di sciroppo per la tosse speriamo di portare a casa questo video. No, che fai per esempio? Sono ricchi da fare schifo, non li fare product Per quello placement. c'hanno i soldi, almeno cioè voglio dire. Vabbè, questo lascerà la riga sul tavolo, lo sai, vero? Sì. Basta che poi non ti svegli la mattina e mi dici che cazzo hai rigato la cucina? L'hai rigata tu.